Salve a tutti, oggi parleremo di cubismo. Il cubismo è stato un movimento artistico d'avanguardia perché ha compiuto importanti rivoluzioni in ambito artistico, ha modificato per esempio il modo di vedere e rappresentare la realtà, rompendo definitivamente con la tradizione ottocentesca. Considerate che il cubismo nasce a Parigi intorno al 1907 grazie alle ricerche di due pittori. Sicuramente il primo è Picasso, a cui dedicheremo un'intera lezione, e Georges Braque. Il termine cubismo era stato coniato dalla critica e fu accettato anche dagli artisti del gruppo. Tendevano a rappresentare la realtà riducendo tutto a delle forme essenziali, simili appunto a cubi, da qui il nome cubismo, riprendendo in un certo senso le ricerche che aveva condotto Cézanne nella ricerca di forme semplici, vi ricordate il cono, il cilindro, la sfera, e anche ricerche legate a quella che è un'arte primitiva come l'arte africana. Obiettivo praticamente dei cubisti è quello di rappresentare ciò che essi conoscono della realtà secondo principi di carattere razionale. L'oggetto praticamente viene osservato dall'artista cubista contemporaneamente da più punti di vista, quindi abbiamo una visione simultanea e multiprospettica, sovrapponendo, per esempio accostando, incastrando varie facce magari di un oggetto, in modo da giungere a una rappresentazione che è sempre più precisa e completa rispetto a quella tradizionale. E considerate che il cubismo non cerca di riprodurre ciò che si vede, ma ciò che si percepisce della realtà. Nell'osservare la realtà il nostro occhio, per esempio, si sposta e anche noi ci muoviamo, assumendo punti di vista diversi. Per questo motivo, l'immagine cubista verrà incamerata nella nostra memoria attraverso anche visioni successive, anche visioni che saranno praticamente differenti in base ai vari punti di vista. Come viene per esempio dipinto un soggetto? L'artista sovrappone le immagini osservate da varie posizioni e le incastra tra loro. Vengono eliminati tutti gli elementi che erano alla base, per esempio, della cultura accademica, come il chiaroscuro e la prospettiva, perché questi elementi sono sempre legati a una posizione ben definita dello spettatore, a un punto fisso. Pensate, alla prospettiva è una visione a partire da un punto determinato. Quindi nell'arte cubista si ottiene una rappresentazione simultanea del soggetto. Ogni parte di un dipinto corrisponde a un momento successivo dell'osservazione. Il dipinto diventa rappresentativo anche di una quarta dimensione, cioè del tempo. Il cubismo si sviluppò in tre differenti fasi. Abbiamo inizialmente un cubismo originario caratterizzato dalla rappresentazione della realtà secondo volumi che sono semplificati. È definito cubismo primitivista o cesaniano. Abbiamo praticamente la riduzione geometrica dei piani e dei volumi, ma una molteplicità di punti di vista. I pionieri dell'arte cubista sicuramente sono Picasso e Braque, e che collaborarono tra l'altro insieme dal 1907 al 1914. Poi abbiamo il cubismo analitico, caratterizzato invece da degli oggetti da più punti di vista e dalla loro scomposizione e ricomposizione simultanea sul dipinto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il soggetto è raffigurato da diversi punti di vista. È difficile in questo caso identificare a volte i soggetti. La simultaneità dei punti di vista crea questa quarta dimensione. E poi abbiamo il cubismo sintetico, caratterizzato invece da una maggiore bidimensionalità delle superfici e da una semplificazione delle composizioni. Cubismo sintetico, quindi ricordatevi forme semplificate, diversi materiali anche inseriti direttamente sulla tela, come collage, papier-collé, opere che vengono costruite attraverso l'assemblaggio di diversi materiali. Si parla di assemblage, per esempio. E quali sono le novità che introduce il cubismo nell'arte? È il modo di concepire lo spazio e i volumi. Rivoluziona praticamente il rapporto che ci sarà tra le figure, appunto, e lo sfondo. In seguito molti altri movimenti artistici, per esempio, proseguiranno in direzione diversa le ricerche cubiste. Basti pensare poi a un'altra avanguardia, l'unica avanguardia italiana del futurismo, che partirà proprio dalle premesse cubiste.
Iniziamo a considerare un'opera come Le Demoiselles d'Avignon, è il primo quadro di Picasso che mostra già il linguaggio cubista, è del 1907 e raffigura 5 prostitute di una casa d'appuntamento in via Avignone a Barcellona. Considerate che le figure sono quasi irriconoscibili, a parte le due centrali che vedremo. I loro corpi sono geometrizzati e sono come smontati e ricomposti in vari pezzi e visti da punti di vista diversi. Anche se questo non è ancora il cubismo effettivo, è considerato questo il primo quadro precubista. La figura, per esempio, se notate quella in basso a destra, è ritratta di schiena, però ha il volto trasformato in una maschera africana ed è visto di 3/4. La figura invece che sta a sinistra ha il volto di profilo, ma l'occhio frontale, vi ricordate la pittura egizia? Mentre la gamba destra sembra fondersi quasi con lo sfondo. Le due figure centrali che vi dicevo sono le uniche che hanno delle sembianze umane, forse perché si ispirano a opere antiche, come per esempio la Venere di Milo, viene in mente, oppure lo Schiavo morente di Michelangelo. Picasso è un rinnovatore effettivamente dell'arte e non voleva comunque rifiutare la tradizione, ma cerca di catturare l'essenza per riproporla secondo un linguaggio che diventa veramente nuovo. Quindi Le Demoiselles d'Avignon sono un'opera di transizione, l'opera che segna il passaggio al cubismo realizzata proprio da Picasso tra il 1906 e il 1907. Per l'opera del cubismo analitico possiamo considerare il ritratto di Ambroise Vollard. Innanzitutto viene realizzato tra il 1909 e il 1912 e si dà avvio appunto a questa nuova fase. Il modo di rappresentare il volume nello spazio diventa analitico e raffigura il soggetto, il cubismo analitico, guardandolo sempre da più punti di vista. Le forme però vengono composte e ricomposte sulla tela. E guardate questo personaggio, l'uomo è presente mentre legge nel suo studio, ma si scorge a fatica. Gli oggetti che definiscono l'ambiente, per esempio la bottiglia, il libro, il giornale e la figura, sono costruiti con piani sovrapposti che scivolano praticamente gli uni negli altri e sembra si compenetrino. La simultaneità di diversi punti di vista crea una nuova dimensione, proprio spazio-temporale, che dicevamo è questa quarta dimensione. Il rifiuto però dell'astrazione in Picasso la rifiuta perché nelle opere inserisce comunque sempre dei dettagli descrittivi, per esempio i capelli, inserisce gli occhi, il naso oppure la pipa, inserisce per esempio alcune lettere che diventano un richiamo comunque alla realtà, non a qualcosa che ci porta fuori dalla realtà, come per esempio quando dipinge anche un uomo con chitarra. Il cubismo sintetico invece possiamo parlare anche di opere polimateriche, no? Braque e Picasso realizzano i primi collage, i papier-collé, gli assemblage, inseriscono praticamente materiali diversi sulla tela e li accostano a figure disegnate per esempio a carboncino. Guardate questo papier-collé, il primo collage dipinto da Picasso è proprio una natura morta con sedia impagliata. A Braque si deve il primo papier-collé realizzato con certe carte incollate e dipinte. Gli strumenti musicali, per esempio anche le corde, sono ricorrenti spesso nei papier-collé. A questo punto abbiamo visto che intenzione del cubismo è proprio questa distruzione della forma. E secondo i cubisti la realtà deve essere conosciuta e compresa nella sua totalità e non deve essere semplicemente riprodotta come ci appare a noi alla vista, alla nostra vista sensoriale, cosa che rimproverano per esempio agli impressionisti, no? Nel rappresentare le figure umane, ricordatevi paesaggi, nature morte, questi soggetti vengono tutti scomposti e ricomposti in un nuovo ordine nel quale la figura si frammenta e si fonde con lo sfondo. Ma vedremo la prossima volta una lezione interamente dedicata a Picasso, l'artista simbolo del Novecento.